Buongiorno a tutte e ben ritrovate. Oggi vi voglio presentare questa bellissima mattonella. È una mattonella quadrata ed è anche piuttosto grande perché misura circa 19 cm per lato. Io l'ho realizzata con un filato 100% acrilico. Come avete visto dalla copertina, l'ho utilizzata per fare una borsa quadrotta di dimensioni anche piuttosto generose, insomma, e come vi dicevo ho utilizzato un acrilico e un uncinetto da 3,5. Nella fattispecie ho usato il Chuck di Tessiland nelle varianti Marmotta Lurex, questo verde che vedete è l'ottanio. Poi ho utilizzato l'orchidea come colore principale e alcuni dettagli sono stati fatti con il lilla chiaro. E vi dico subito che non si tratta di farina del mio sacco, anzi non sono così brava e mi sono soltanto presa la briga per, spero, facilitare il lavoro a qualcuna, di tradurre un tutorial che ho trovato in inglese, quindi niente di mio, insomma, ecco, ho solo tradotto, ho fatto una traduzione dall'inglese. Io spero che questo progetto possa essere interessante, non solo per una borsa, però per esempio abbinato magari ad una mattonella più semplice, ad una qualcosa di meno elaborato, anche per una casacca invernale, perché insomma, visti questi puff e queste cose, risulterebbe abbastanza pesante. Ecco, io uno spunto, un'idea ve l'ho data e poi insomma sta a voi la scelta dei colori e del progetto che andrete a realizzare. Prima di cominciare e di vedere quindi bene nel dettaglio non solo i materiali ma anche il procedimento, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale per sostenermi e per aiutarmi a crescere e soprattutto per non perdere tutti gli altri progetti. Dunque ora bando alle ciance, procediamo, vediamo la corrente che ho utilizzato per ottenere questo specifico progetto e in queste dimensioni. Allora, ho utilizzato, come vi dicevo, un uncinetto del 3,5, ho utilizzato il Chuck della Tessiland nelle varianti Orchidea, nella variante Marmotta Lurex, nella variante Ottanio e infine per alcuni dettagli ho utilizzato la variante lilla chiaro. Come vedete sono tutti colori molto invernali, infatti io ho scelto appunto di fare questa borsa dedicata proprio all'inverno. Vi serviranno anche ovviamente un ago da lana per nascondere i numerosi fili di lavorazione che si verranno a creare e infine ovviamente vi servirà una forbice per tagliare gli stessi. Ora procediamo subito, iniziamo subito con il lavoro e cominciamo con un anello magico all'interno del quale andremo a fare 16 maglie alte. Quindi lo cominciamo, ormai insomma conosciamo il procedimento, 1, 2 e 3 e questa è la prima maglia alta e procediamo con le altre. Ne dobbiamo fare, ripeto, 16, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15 e 16. Andiamo a chiudere l'anello magico, andiamo a stringerlo e andiamo a chiudere all'interno della terza catenella che avevamo fatto. Ora io, per ottenere questo effetto che vedete qui bicolor, questo, ho aggiunto al filo anche la variante orchidea. Unisco il secondo filo, entro nella terza catenella che avevo fatto e li porto fuori entrambi, da entrambe le asole. Questi sono i fili di lavorazione che rimangono fuori. Faccio una catenella e tiro leggermente il filo, poiché dovremo fare 8 puff, quindi un puff ogni 2 catenelle in questo caso. Quindi raccogliamo il filo, entriamo nuovamente nella stessa maglia, lo tiriamo fuori sempre stendendolo un pochino e di nuovo per la terza volta e tiriamo fuori il filo. Ok, lo raccogliamo nuovamente e lo facciamo uscire da tutte le asole che sono rimaste nel nostro uncinetto. Chiudiamo, prendiamo il filo, saltiamo la prima, attenzione che questa è facile saltarla, saltiamo la prima e andiamo a lavorare su quella successiva. Di nuovo una, raccogliamo il filo, 2, raccogliamo il filo, 3, raccogliamo nuovamente il filo, lo facciamo passare attraverso tutte le asole, chiudiamo con una catenella e ripetiamo. Dovranno risultare 8 puff, una maglia sì, una maglia no, quindi perché avendo noi lavorato 16 maglie di base, una maglia sì, una maglia no, avremo gli 8 puff. Quindi ora andiamo a raccogliere il filo, saltiamo questa maglia, andiamo a lavorare il puff su questa. Una, 2 e 3 volte. Catenella e di nuovo saltiamo la maglia, andiamo su quella dopo. 1, 2 e 3 e andiamo a chiudere il puff. Ok, di nuovo saltiamo una maglia, andiamo su quella successiva. 1, 2, 3, chiudiamo, di nuovo saltiamo la maglia, andiamo su quella successiva. 1, 2 e 3. Andiamo a chiudere. Ok, raccogliamo il filo, saltiamo una maglia, andiamo sulla seconda. 1, 2, 3, chiudiamo, catenella, raccogliamo il filo e andiamo, vedete ce ne sono rimaste 3, andiamo su quella centrale e andiamo a lavorare l'ultimo puff. 1, 2, 3, andiamo a chiudere e andiamo ad agganciarci nella prima maglia che avevamo allungato. Eccola qui, andiamo a chiudere e andiamo a tagliare il filo. Quando andrete a tagliare il filo, mi raccomando, mantenetevi un filo piuttosto lungo, perché poi, come vedremo, ci servirà. Il risultato sarà questa specie di carciofino con i puff che tendono ad andare sotto, che tendono, eccolo qua, scusate, non si vedeva bene, questa specie di carciofino nella quale i puff tendono ad andare verso la parte bassa. È proprio il risultato che cerchiamo, perché poi andremo a tirarli fuori in maniera che questa parte venga così bella cicciottina. Detto questo, riprendiamo il solo filo
nel mio caso lilla chiaro, poi voi insomma sceglierete le varianti di colore che preferite, e sempre con il nostro uncinetto numero 3,5 andiamo a lavorare sulle catenelle sulle maglie di base che abbiamo saltato, quindi andiamo a lavorare su queste maglie. Entriamo, portiamo fuori il filo e facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo nella stessa maglia di base e chiudiamo le catenelle con una maglia bassissima. Qualcosa è andato storto, chiudiamo le catenelle con una maglia bassissima. Ok, ora facciamo 2 catenelle e passiamo alla maglia successiva. Prendiamo tutte e due le asole, vedete, tiriamo fuori il filo, facciamo una maglia bassissima ancora e 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nella stessa maglia e chiudiamo sempre con una maglia bassissima. Andiamo sostanzialmente a creare dei minuscoli archetti di 3 catenelle sopra ogni maglia di base che abbiamo saltato. Per passare da una maglia di base all'altra facciamo 2 catenelle. Lo rivediamo, 1, 2, passiamo nella maglia di base successiva che abbiamo saltato, portiamo fuori il filo, facciamo una maglia bassissima per chiudere, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, rientriamo nella stessa maglia di base e chiudiamo con una maglia bassissima, 2 catenelle, 1, 2, la prossima maglia di base, maglia bassissima, 1, 2, 3, di nuovo una maglia bassissima che va a chiudere, 1, 2, entriamo nella maglia successiva, 1, 2, 3, chiudiamo, 1, 2, passiamo alla maglia successiva, 1, 2, 3, andiamo a chiudere, 1, 2, maglia successiva, 1, 2, 3, chiudiamo, state attenti a chiudere bene, non passando dietro con il filo, altrimenti poi farete fatica a lavorarci dentro, perché questo è quello che poi andremo a fare, ci lavoreremo dentro. 1, 2, andiamo a fare l'ultimo archetto, 1, 2, 3, 1, 2 e andiamo a chiudere. Io vi consiglio di lasciare dei fili abbastanza lunghi e di andare a sigillare tutti i fili immediatamente, perché i fili sono tanti e sì, meno ve ne ritrovate alla fine meglio è, obiettivamente, perché veramente è almeno per quanto mi riguarda, un lavoro di una noia pazzesca. Bene, ora che abbiamo sigillato il filo di lavorazione e siamo dunque arrivati a questo punto, andremo a lavorare all'interno degli archetti di 3 catenelle. All'interno di ciascuno lavoreremo 3 maglie alte chiuse insieme,
separate a loro volta da 4 catenelle. Andiamo subito a vederlo, ovviamente. Prendiamo il filo, lo tiriamo fuori, facciamo 1, 2, 3 catenelle, raccogliamo il filo, rientriamo fissando anche la codina e tiriamo fuori 2 sole asole. Poi raccogliamo nuovamente il filo, rientriamo nell'anellino, nell'archetto, portiamo fuori e usciamo di 2 sole asole. Riprendiamo il filo e lo portiamo fuori da tutte. Ora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, raccogliamo il filo ed entriamo nell'archetto successivo, ammesso e non concesso che lui voglia lasciarci entrare. Ok, dov'è il mio filo? Lo portiamo fuori e usciamo di sole 2 asole, raccogliamo, lo riprendiamo facendolo passare attraverso l'archetto e usciamo di 2 sole asole e di nuovo facciamo la terza maglia non chiusa uscendo di 2 sole asole e poi usciamo e chiudiamo tutto insieme. 1, 2, 3, 4 e ripetiamo l'operazione facendo altre 3 maglie chiuse insieme nell'archetto successivo. Questo tipo di lavorazione ovviamente si ripete per tutti e 4 gli anelli, per tutti e gli 8 gli anelli. 1, 2, 3, 4, alla fine dei quali andremo di nuovo a tagliare il filo e a fissarlo immediatamente. 2, 3, 4. Ecco, io adesso sto andando avanti abbastanza rapidamente, altrimenti rischio di tediarvi con un tutorial veramente infinito. Scusate, 2, 3 e 4. Se ritenete che sia troppo veloce, potete sulle impostazioni del video impostare la velocità inferiore e quindi insomma le immagini scorreranno molto più lentamente, saranno quindi più semplici da seguire magari alcune operazioni. Ecco, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare l'ultimo gruppo di maglie basse. 1, 2, 3, chiudiamo, 1, 2, 3 e 4 e con l'ago andiamo ad agganciarci sulla testa con l'ago piuttosto che con l'uncinetto, insomma come andate meglio, sulla testa del primo gruppo di maglie. Fissiamo direttamente il filo e lo tagliamo perché poi passeremo a un'altra variante di colore. Perfetto, ora passiamo alla variante verde ottanio e andiamo a fare esattamente questa lavorazione che si compone di una maglia bassa alternata ad una maglia doppia altissima. Agganciate le maglie basse nelle 4 catenelle che avevamo fatto, mentre le maglie altissime vengono agganciate nelle 2 catenelle con le quali ci eravamo spostati da un puff all'altro nel giro sottostante. Quindi entriamo qui dentro e partiamo direttamente con una maglia bassa. Quindi ci portiamo fuori il filo, facciamo una catenella e facciamo la nostra maglia bassa per agganciarci. Ora raccogliamo il filo 2 volte ed entriamo nell'archetto ed entriamo, forse scusate non si è visto bene, ed entriamo con l'uncinetto nell'archetto delle 2 catenelle. Ora quello che dobbiamo fare non è passare di qua e andare da questa parte a raccogliere il filo, bensì noi dobbiamo stare sopra, quindi noi dobbiamo raccogliere il filo ed uscire in questo modo e portare avanti il filo solo attraverso l'archetto più piccolo delle 2 catenelle. Ok, ora andiamo a lavorare la maglia bassa solo sulla
sull'arco più grande delle 4 catenelle, raccogliamo di nuovo il filo 2 volte e andiamo a lavorare di nuovo una maglia altissima prendendo soltanto l'archetto lilla. Vedete, passo sopra all'altro colore, non passo attraverso in questo modo, ma passo sopra. Ho perso. Ok, lavoro le maglie ovviamente 2 a 2 come tutte le maglie altissime e nel frattempo, mentre lavoro le maglie basse sul bordo più esterno, mi lavoro anche la codina, così evito poi di doverla lavorare in seguito. Di nuovo passiamo in questo modo e facciamo la terza maglia doppia altissima, una volta, 2 volte, sempre lavorando le maglie 2 a 2. Facciamo una terza maglia bassa, raccogliamo il filo, passiamo dietro in questo modo, dietro il gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme, portiamo fuori il filo e lavoriamo una mezza maglia bassa a rilievo. Eccola qua. Questa è la lavorazione che ne esce. La rivediamo ovviamente, quindi facciamo maglia bassa lavorata sull'arco esterno delle 4 catenelle che avevamo fatto. Raccogliamo il filo 2 volte e andiamo a lavorare sulle 2 catenelle, sull'archetto delle 2 catenelle che c'è sotto. Lavoriamo solo davanti, portiamo fuori il filo e lavoriamo la maglia altissima lavorando le asole a 2 a 2. Ok, poi ci andiamo a riprendere di nuovo l'arco esterno e ci lavoriamo la maglia bassa. Raccogliamo il filo 2 volte e andiamo di nuovo a lavorare così, sempre mantenendoci sulla parte davanti. Lavoriamo sempre le asole a 2 a 2, andiamo a fare un'altra maglia bassa, di nuovo raccogliamo il filo 2 volte e andiamo a fare la terza maglia altissima, sempre lavorando solo sul davanti. Facciamo una maglia bassa, andiamo a prendere il filo nuovamente e passando con l'uncinetto dietro al gruppo delle 3 maglie andiamo a prendere il filo e lo portiamo fuori. Facciamo passare tutte e 3 le asole facendo una maglia a rilievo. Andiamo a ripetere questa lavorazione su tutti gli spazi che ci sono rimasti, sempre partendo da una maglia bassa. Andiamo a fare il carico doppio. Se avete dei fili di lavorazione possono benissimo essere lavorati, ma sì, io li ho già chiusi prima, quelli precedenti, mi sto portando dietro solo la codina del verde perché più fili di lavorazione ci sono da nascondere in corso d'opera, più diventa un po' già più complesso, insomma, già in alcuni passaggi è un po' non proprio intuitivo, o forse almeno per me non lo è stato, magari per altre lo è, insomma. Ok. Bene, a questo punto direi che ci possiamo rivedere quando avremo lavorato tutti gli spazi e avremo agganciato anche il filo verde. Benissimo, abbiamo concluso la lavorazione anche con il verde, abbiamo fissato il filo e quindi possiamo procedere con il prossimo giro. Quello che andremo a fare adesso è questo. Questa
lavorazione qui, quindi andremo a fare un puff sopra ogni maglia altissima che abbiamo fatto. Ogni puff sarà separato da una catenella e ogni gruppo di puff sarà separato da 2 catenelle. Andiamo ovviamente a vedere bene il procedimento. Appena trovo il capo del filo orchidea lo facciamo. Eccoci qua. Quindi entriamo all'interno di una maglia altissima, ci portiamo fuori il filo, ok, 1, 2 e 3 catenelle, raccogliamo il filo, entriamo nella stessa maglia di base, prendendoci anche la codina, portiamo fuori e allunghiamo, poi raccogliamo il filo per la seconda volta, portiamo fuori e allunghiamo, raccogliamo il filo ed entriamo per la terza volta, portiamo fuori e allunghiamo, andiamo, passiamo attraverso tutte le asole e chiudiamo. Facciamo una catenella di separazione ed entriamo nella seconda maglia altissima, ripetendo l'operazione per 1, 2 e 3 volte. Chiudiamo tutte, passiamo attraverso tutte le asole, chiudiamo e facciamo una catenella di separazione. Nuovamente sulla terza maglia altissima, 1, 2 e 3 volte, passiamo attraverso tutte le asole, chiudiamo e facciamo 2 maglie di separazione, 1 e 2. Raccogliamo il filo e andiamo a lavorare nella maglia altissima del gruppo successivo. Entriamo e di nuovo lavoriamo un puff, passiamo fuori da tutte, chiudiamo le asole, chiudiamo e facciamo una catenella di separazione. Di nuovo 1, 2 e 3 volte, passiamo attraverso tutte le asole, chiudiamo e facciamo una catenella di separazione. Nell'ultima maglia altissima di questo gruppo, di nuovo 1, 2 e 3, passiamo attraverso tutte le asole, chiudiamo e facciamo 2 maglie di separazione, 1 e 2. Raccogliamo il filo e andiamo a lavorare nella maglia altissima del gruppo successivo. 1, 2 e 3. Passiamo attraverso tutte, chiudiamo e facciamo una maglia di separazione, 1, 2, 3, passiamo attraverso tutte, chiudiamo e facciamo una catenella di separazione, 1, 2, 3, passiamo attraverso tutte le asole, chiudiamo e facciamo una e 2 catenelle di separazione. Così avanti per tutto il giro. L'unica cosa che mi sento di dirvi in questa fase è che nello scegliere i colori, soprattutto se intendete scegliere del materiale che vi è rimasto, dei colori che vi sono avanzati, filati che vi sono avanzati, abbiate cura di scegliere per il colore che per me è l'orchidea, un filato di cui avete abbastanza filo, perché ci sono diversi puff, diverse maglie alte chiuse insieme, insomma è il colore che viene utilizzato di più e di cui ve ne servirà, insomma ve ne servirà abbastanza, ecco. Quindi se avete intenzione di fare molte mattonelle tutte uguali di questo colore, abbiate cura insomma di averne a sufficienza.
Con questo ci rivediamo quando abbiamo finito anche questo giro e poi passeremo al primo giro di lavorazione con il colore marmotta. Molto bene, concluso anche questo giro, ci ritroveremo a questo punto e ora andremo a lavorare questo giro, che è il primo giro con il color marmotta. Questo giro si lavorerà in questi archi più grandi, si lavorerà nei punti a rilievo che avevamo fatto sopra i gruppi delle 3 maglie alte chiuse insieme e si lavorerà agganciandosi dietro in questo punto, quindi sotto al puff, nelle 4 catenelle che separavano, se ricordate, le 4 catenelle che separavano le 3 maglie alte chiuse insieme che abbiamo fatto nei giri precedenti. Ci siamo agganciati lavorando il verde e ora ci agganceremo di nuovo lavorando il marmotta. Andiamo a vedere come. Cominciamo a fare prima questi ventaglietti e poi procediamo con il resto. Quindi entriamo dentro un arco a caso, portiamo fuori il filo e facciamo 3 catenelle che vanno a sostituire una prima maglia alta. Quindi 1, 2, 3. Faremo altre 2 maglie alte, quindi per un totale di 3 maglie alte. 1 e 2. Faremo una maglia altissima, sempre nello stesso arco, lavorando sempre le asole a 2 a 2, una catenella di separazione e di nuovo una maglia altissima, sempre nello stesso arco, una maglia altissima e 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Faremo 3 catenelle, 1, 2, 3 e poi in corrispondenza del puff centrale sul retro, quindi eccolo qui, il puff centrale, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, il puff centrale, vedete 1, 2, 3, in corrispondenza del puff centrale entriamo in questo modo e facciamo una maglia bassa. Entriamo in questo modo per l'appunto e facciamo una maglia bassa. Ce l'ho fatta. Ora di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, non lavorate stretto, mi raccomando, state morbide, raccogliete il filo ed entriamo nel punto a rilievo davanti che avevamo fatto sulle maglie sottostanti e lavoriamo sempre passando dietro con il nostro uncinetto, in questo modo. Prendiamo il filo e lavoriamo in questo modo una mezza maglia alta, quindi facciamo passare tutte e 3 le asole che abbiamo nell'uncinetto sull'uncinetto. Di nuovo 3 maglie, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ripetiamo il ventaglietto. Quindi facciamo la sequenza di 3 maglie alte, sto tornando, non vi preoccupate. Ripetiamo la sequenza di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, una maglia altissima, sempre tutto nello stesso arco, 1 e 2 e 3, una catenella di separazione, di nuovo una maglia altissima e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Raccogliamo, scusate, no, non raccogliamo un bel niente. In corrispondenza
del puff centrale sul retro, andiamo ad agganciarci, vedete, in corrispondenza del puff centrale, entriamo in questo modo, entriamo, scusate, forse non si è visto bene perché sono un po' uscita dal campo della telecamera, in corrispondenza del puff centrale, entriamo qui. E facciamo una maglia bassa. Tre catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, mezza maglia altissima, mezza maglia alta, presa sempre in questo modo, passando dietro la mezza maglia alta che avevamo fatto sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi tiriamo fuori il filo, lo facciamo passare attraverso tutte e 3 le asole. Ve lo faccio vedere di nuovo. 1, 2, 3. Andiamo al gruppo dei ventaglietti, quindi 3 maglie alte, una altissima, una catenella e di nuovo una altissima e 3 maglie alte, tutto nello stesso arco. Procediamo. 1, 2, 3, maglia altissima, catenella, maglia altissima, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle, maglia bassa agganciata dietro in corrispondenza del puff centrale. Quindi andiamo sulla parte dietro, in corrispondenza del puff centrale andiamo a fare una maglia alta, una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, maglia a rilievo davanti, sempre sulla maglia a rilievo che avevamo già fatto in precedenza. Mezza maglia, eccola qua. Ripetiamo per l'ultima volta, 1, 2, 3, 1, 2, lasciatemi prendere il filo, 3, una maglia altissima, 1, 2, 3, 3 catenelle, in corrispondenza del puff andiamo nella parte dietro e ci andiamo ad agganciare con una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e maglia a rilievo davanti sulla maglia che avevamo già fatto a rilievo davanti e facciamo una mezza maglia alta. Facciamo le ultime 3 catenelle e andiamo ad allacciare il filo nella terza catenella della maglia alta. Mi raccomando, ricordate di fissarlo in maniera tale che sia un lavoro che non dovete fare dopo. 1, 2, 3 e vado a fissare il filo. Benissimo, una volta concluso anche questo giro, questo è il risultato che dovrete ottenere. Ora andremo sempre con la variante verde a lavorare questo giro che sarà costituito da catenelle e da maglie alte in rilievo davanti lavorate sopra ciascuna delle maglie del ventaglietto. Quindi se abbiamo fatto 3 maglie alte e una maglia altissima più nuovamente una maglia altissima più 3 maglie altissime, ne avremo 8 più 3 maglie alte, scusate, ne avremo 8. Ora andiamo subito a vedere qual è la lavorazione che dobbiamo fare e per cominciare questo giro entriamo in questo punto.
entriamo prima della mezza maglia alta che avevamo fatto in rilievo davanti. Entriamo in questo archetto. Entriamo in questo archetto e facciamo 1, 2, 3 catenelle. Fissando il filo di lavorazione, entriamo nell'archetto successivo alla mezza maglia in rilievo e facciamo una maglia bassissima. Abbiamo lavorato questo archetto, lo faccio vedere, agganciandoci prima e dopo la maglia, la mezza maglia alta a rilievo. Ora facciamo nuovamente 3 catenelle, una, 2, 3, prendiamo il filo, passiamo dietro alla prima maglia alta del ventaglietto, portiamo fuori il filo e facciamo una mezza maglia alta. Di nuovo nella maglia successiva una mezza maglia alta a rilievo davanti, di nuovo nella terza maglia alta successiva maglia altissima, sempre presa in questo modo da dietro. Ok, abbiamo fatto le 4 maglie, abbiamo lavorato le 4 maglie del primo lato del ventaglio. Ora facciamo 2 catenelle e andiamo a lavorare le 4 maglie nel lato successivo, nell'altro lato. Quindi 1, 2, 3, e 4. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Ci agganciamo con una maglia bassissima prima della mezza maglia a rilievo davanti, quindi qui una maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia bassissima dopo. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e andiamo a lavorare le mezze maglie a rilievo davanti su tutte le maglie dell'archetto. Quindi una del ventaglietto, 2, 3, 3 e 4. Passiamo dall'altro lato con 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo ripetiamo sulle 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo facciamo le 3 maglie, 1, 2 e 3, le 3 catenelle e andiamo ad agganciarci con una maglia bassissima prima della mezza maglia alta a rilievo. Quindi maglia bassissima qui, 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia bassissima dopo. 3 catenelle e andiamo a lavorare in questo modo in questo ventaglio, poi di nuovo ci agganceremo prima e dopo la mezza maglia alta e andremo a lavorare l'ultimo ventaglio. Faremo le ultime 3 catenelle e andremo ad agganciarci nuovamente qui all'inizio del nostro giro, sempre fissando bene il filo in maniera
poi da non doverci più ritornare. Ci vediamo alla fine del giro, tanto sono ripetizioni tutte uguali e quindi non c'è nulla di nuovo, e ci vediamo alla fine del giro. Benissimo, concluso il giro, vi ritroverete a questo punto. Ora andremo a lavorare nuovamente con il filo orchidea. Andremo a fare esattamente questo giro, che si lavora nelle 3 catenelle che avevamo lavorato prima e dopo la maglia, la mezza maglia a rilievo, e si lavora sopra, o meglio in mezzo a ciascuna delle maglie a rilievo davanti che avevamo fatto. Vediamo come. Partiamo proprio da questo punto, scusate, partiamo proprio da questo punto, quindi entriamo nell'archetto sopra alla mezza maglia alta, portiamo fuori il filo e lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Facciamo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi questa è la prima, la seconda e la terza. Chiudiamo insieme tutte le asole e facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Di nuovo un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso archetto, quindi 1, 2, 3, chiudiamo tutto insieme e facciamo ora 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, scusate, e un altro gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, e facciamo il quarto ed ultimo gruppo di maglie alte chiuse insieme sempre all'interno dello stesso arco. 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme. Questo è il risultato, un gruppo di 4 maglie alte chiuse insieme, di 4 puff diciamo, costituiti da 3 maglie alte chiuse insieme ciascuno, separati da 3, da 4 e di nuovo da 3 catenelle. Ora ne facciamo 2 di catenelle, 1, 2, raccogliamo il filo ed entriamo in mezzo, proprio in mezzo, alle mezze maglie alte che avevamo fatto sopra l'archetto, sopra il ventaglietto, e di nuovo facciamo 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, chiudo tutto e faccio una catenella. Di nuovo in quella successiva, sempre entrando in mezzo, 1, 2, 3, chiudo tutto e faccio una catenella. Di nuovo entrando sempre in mezzo, 1, 2, 3, chiudo tutto e faccio 2 catenelle, 1, 2 di separazione e passo all'altro lato, sempre entrando in mezzo tra una maglia e l'altra, faccio il mio gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, chiudo, faccio una catenella, di nuovo
1, 2, 3, chiudo, faccio una catenella, come vedete, di questa variante di colore, e faccio l'ultimo gruppo di questa variante di colore. Dicevo, vi serve parecchio filato, perché tutti questi puff e tutte queste lavorazioni occupano spazio, occupano filo. Facciamo 2 catenelle di separazione e andiamo di nuovo a lavorare questo gruppo nel nostro piccolo archetto, quindi qui dentro. Raccogliamo il filo e facciamo le prime 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. La prima volta le separiamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, chiudo e faccio questa volta 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Ecco, adesso è caduto. Terzo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, questa volta separate da 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Due catenelle e andiamo a lavorare i nostri gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme in mezzo alle maglie sottostanti. Non entriamo quindi in questo modo dentro all'asola, ma entriamo proprio in mezzo. Quindi raccogliamo il filo ed entriamo così. E sono 1, 2, 3 e una catenella di separazione. Di nuovo 1, 2, 3, una catenella di separazione, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e andiamo a lavorare l'altro lato del ventaglio, 1, 2, 3, una catenella, 1, 2, 3, una catenella, 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle ed entriamo nell'archetto a lavorare sempre il nostro gruppo di 4. Ricordate, sono 4 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, separati la prima volta da 3 catenelle, la seconda da 4 catenelle, la terza di nuovo da 3 catenelle. Ci rivediamo alla fine del giro. Ricordatevi sempre, quando avete chiuso, quando è il momento di chiudere il giro, di fissare bene il filo. Al termine di questo giro la situazione sarà questa. Ora andiamo a lavorare nuovamente con il marmotta e andremo a fare esattamente questo giro qui. Cioè lavoreremo nel gruppo dell'archetto delle 3 maglie, da 4 gruppi di maglie alte chiuse insieme, dove vi ricordo abbiamo fatto una separazione prima di 3 catenelle, poi di 4 catenelle e poi di 3. Andremo a fare esattamente la stessa cosa, quindi andremo a fare una prima maglia a rilievo sul puff, chiamiamolo così per praticità, 3 maglie, mezze maglie alte dove abbiamo fatto 3 catenelle, 4 maglie, mezze maglie alte dove abbiamo fatto le 4
catenelle. Sopra ogni puff una maglia a rilievo. Andiamo a vedere in che modo andiamo a lavorare. Quindi prendiamo il filo, entriamo nel primo spazio formato da 3 catenelle, lo facciamo passare all'interno e facciamo una e 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta. Facciamo la seconda e facciamo la terza. Nel frattempo fissiamo la codina, poi prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo dietro al puff, chiamiamolo così, e facciamo un'altra mezza maglia. Qui siamo nell'archetto costituito da 4 catenelle, quindi facciamo 4 mezze maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, passiamo dietro, facciamo la maglia a rilievo sul puff. Qui siamo di nuovo sull'archetto costituito da 3 catenelle e quindi facciamo soltanto 3 maglie. 1, 2, 3. Di nuovo filo sull'uncinetto e facciamo la maglia a rilievo davanti sul puff. Giunti a questo punto dobbiamo passare nel gruppo successivo, quindi dobbiamo andare a lavorare qui. Per passare qui facciamo 6 catenelle lavorate morbide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filo sull'uncinetto, andiamo a passare direttamente sotto il primo puff del gruppo da 4, facciamo la maglia a rilievo. Ora ci troviamo nell'archetto da 3 catenelle e quindi lavoriamo 3 maglie. 1, 2, 3, passiamo dietro il puff, siamo nell'archetto da 4 catenelle, quindi 4 maglie. 1, 2, 3, 4, passiamo dietro, siamo nell'archetto da 3 catenelle, quindi 3 maglie. 1, 2, 3 e facciamo l'ultima a rilievo. Di nuovo quindi dobbiamo passare al gruppo successivo, quindi da qui dove ci troviamo dobbiamo passare direttamente qui. Quindi facciamo di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ho sbagliato, 5 e 6, filo sull'uncinetto e andiamo a passare direttamente al puff che troviamo dall'altra parte. Chiudiamo la maglia, sull'archetto da 3 facciamo 3 maglie, 1, 2, 3 e il rilievo sul puff. Sull'archetto da 4 facciamo 4 maglie, 1, 2, 3, 4, rilievo sul puff, sull'archetto da 3 facciamo 3 maglie, 1, 2, 3, facciamo l'ultima a rilievo, di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e andiamo a fare l'ultimo gruppo. Una, aspettate che mi prendo il filo perché una, due e tre, facciamo un rilievo, una, due, tre, quattro, facciamo un rilievo e di nuovo una, due, tre, chiudiamo con l'ultima maglia a rilievo e facciamo le ultime 6 catenelle con le quali andremo ad agganciarci esattamente qui. Ovviamente ci agganceremo e fisseremo il filo di lavorazione in modo tale che da lì non si muova più, e ci vediamo per il prossimo giro. Al termine di questo giro la situazione sarà esattamente questa. Come vedete comincia a delinearsi il disegno. Ora prendiamo di nuovo il nostro filo verde e andiamo a fare questo giro. In questo giro andiamo a lavorare sulle maglie, sulle mezze maglie alte che abbiamo appena eseguito. In modo particolare faremo la prima a rilievo davanti, poi lavoreremo maglia su maglia fino ad arrivare all'angolo dove lavoreremo 4 maglie. Per passare nell'angolo successivo lo stesso lavoreremo una catenella da 9 maglie. Andiamo a vedere il procedimento. Entriamo nell'angolo in mezzo alle 4 maglie, quindi le allarghiamo un po' in questo modo e come vedete, ecco, 2 sono da una parte, eccole qui, una e una, 2, e 2 sono dall'altra, una e una, 2. Entriamo proprio in questo spazio centrale dove dobbiamo lavorare, come vi dicevo, 4 mezze maglie alte. Quindi partiamo con le nostre prime 2 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo la seconda. Le altre 2 andremo a lavorarle alla fine del giro, non dimenticatevelo, prima di chiudere dovremo lavorare su questo angolo altre 2 mezze maglie. Poi filo sull'uncinetto ci dovremo spostare un pochino per lavorare la prima maglia, che è esattamente questa, quindi eccola qua. Quindi 1, filo sull'uncinetto, 2, 3, 4, 5, 6 e l'ultima maglia la prendiamo a rilievo e 7. Ecco qui la lavorazione. Ora facciamo 9 catenelle, una sempre lavorate morbide, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la prima a rilievo sul la prima che incontriamo praticamente a rilievo. Dopodiché abbiamo le altre da lavorare maglia su maglia, quindi allarghiamoci un pochino, andiamo a prendere esattamente questa che adesso è un po' nascosta perché abbiamo lavorato già l'altra, ma lavoriamo la seconda maglia di questo lato, 3, 4, 5, 6, 7. Lavoriamo all'interno, passiamo la prima maglia, passiamo la seconda, all'interno di questo spazio dobbiamo lavorare
le nostre 4 maglie dell'angolo, quindi 1, 2, 3, 4. Riprendiamo spostandoci un po', dobbiamo tirarci un po' in qua perché la prima maglia la dobbiamo lavorare proprio in questo spazio. Eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'ultima la lavoriamo a rilievo ed è la nostra settima maglia. Questo è il risultato. Direi che non c'è niente di complicato, quindi vi lascio lavorare autonomamente gli altri angoli e ci vediamo alla fine del giro. Vi ricordo nuovamente, ricordatevi che qui abbiamo lavorato all'inizio del giro solo 2 maglie, quindi prima di chiudere dovete fare le ultime 2 sull'angolino al centro. Ecco qui, terminato anche questo giro, la situazione nella quale vi ritroverete sarà esattamente questa. Ora facciamo un giro di maglie basse. Il giro di maglie basse è esattamente questo lilla chiaro. Non faremo né più né meno di ciò che abbiamo appena fatto, cioè lavorare maglia su maglia. Le prime maglie, questa e l'ultima, questa, andranno fatte a rilievo davanti, eccole qua, questa è a rilievo davanti, questa è a rilievo davanti. Nell'angolo lavoreremo 3 maglie basse e nel lato dell'angolo invece maglia su maglia. Andiamo a vedere il procedimento. Lavoriamo quindi con il lila chiaro, nel mio caso. Entriamo dentro un angolo qualsiasi, entrando al centro delle 4 maglie che abbiamo appena fatto. Vediamo se riesco a trovare quello dove ho chiuso, che vado meglio. Eccolo qua. Andiamo a lavorare. Facciamo una catenella e rientriamo per eseguire una maglia bassa intera. Quindi 1, 2, 3 e lavoriamo maglia su maglia, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e l'ultima a rilievo. 9 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La prima maglia la facciamo a rilievo come sempre. E procediamo con la lavorazione maglia su maglia. Come al solito la prima dobbiamo un po' estrapolarla perché lavorando la maglia a rilievo viene un po' nascosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lavoriamo all'interno dell'angolo, in mezzo alle 4 maglie e lavoriamo 3 maglie basse. Cerchiamo di aprirle bene e di dividerle bene. Con il punto d'entrata è questo. Non voglio il filo sull'uncinetto. Entro in mezzo e faccio 3 maglie. 1, 2 e 3.
e di nuovo procedo facendo gli altri angoli così come abbiamo appena visto. Ricordatevi sempre le maglie, la prima e l'ultima sono a rilievo e poi lavoriamo maglia su maglia lavorando in mezzo alle 4 dell'angolo le 3 maglie basse. Ci vediamo alla fine del giro, ricordate di fissare sempre bene il filo di lavorazione così poi vi trovate un retro bello pulito e non avete altri lavori da fare una volta che avete finito con il vostro uncinetto. Eccoci, la situazione a questo punto è questa, ci è rimasto da lavorare soltanto l'ultimo giro che sarà esattamente questo. Nel mio esempio non lo vedete come ultimo giro ma come penultimo perché io ho voluto aggiungere un giro in più, ma la mattonella originale si ferma a questo punto. Poi è opzionale che voi possiate fare quest'ultimo giro di marmotta che io ho fatto. La mattonella originale si conclude proprio con quest'ultimo giro orchidea, nel quale lavoriamo come abbiamo fatto negli ultimi giri la prima e l'ultima maglia a rilievo davanti, lavoriamo poi maglia su maglia tutto il lato degli angoli e sulla catenella centrale delle 3 che abbiamo fatto ora nell'angolo, nella catenella centrale lavoriamo 4 maglie alte separate questa volta da una catenella, quindi una lavorazione estremamente semplice per quest'ultimo giro. L'unica particolarità la vedremo qui perché andremo ad agganciare tutte le catenelle volanti che abbiamo eseguito fino ad ora. Andiamo quindi a vedere, prendiamo il nostro filo orchidea, entriamo dentro la terza catenella, quella centrale del nostro angolo, e lavoriamo 2 delle 4 catenelle delle 4 maglie alte che dovremo fare. Le altre 2, come abbiamo già visto, le facciamo alla fine del giro, quindi 1 2 3, filo sull'uncinetto, entro nuovamente prendendo anche la codina così si fissa e facciamo la seconda maglia alta. Ora entriamo maglia su maglia ed eseguiamo una maglia alta su ciascuna maglia bassa sottostante. Scusatemi, mi prendo il filo. Perfetto, come al solito l'ultima la facciamo a rilievo, quindi la prendiamo in questo modo. Ok, ora negli ultimi giri abbiamo eseguito sempre catenelle volanti. In questo caso invece queste catenelle volanti andiamo ad agganciarle, perciò facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo qui dentro nella quello che per me è il primo giro color marmotta. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo qui dentro, portiamo fuori il filo, facciamo una prima maglia alta bella stretta in maniera che stringa bene, ne facciamo una seconda sempre agganciandoci allo stesso modo e facciamo la terza sempre agganciandoci allo stesso modo. Ora è stato semplice dirvi il giro marmotta, in realtà qualunque sia il colore che voi avete scelto, lavoriamo su questo sul primo archetto dove avevamo fatto le 3 maglie alte e la maglia altissima e la catenella di separazione
per poi riprendere con la maglia altissima e le 3 maglie alte. Il giro al quale dovete agganciarvi è esattamente questo. Prendiamo tutto insieme in questo modo, facciamo 3 maglie alte, di nuovo 2 catenelle e riprendiamo con la lavorazione della prima maglia a rilievo. Poi lavoreremo maglia su maglia e nella catenella centrale delle 3 che avevamo fatto nell'angolo lavoreremo 4 maglie alte separate da una catenella. Vediamo comunque, anche se è molto, è piuttosto semplice, però lo vediamo. Quindi maglia alta su ciascuna maglia bassa sottostante, preso bene il filo, ok. Ok, la nostra terza maglia è esattamente questa, una, due, eccola qui, questa è quella centrale, quindi lavoriamo ancora 2 maglie, una, due, una e due. La lavorazione che dobbiamo fare sull'angolo è esattamente quella di una, 2 maglie alte, sempre sulla stessa, all'interno della stessa maglia bassa sottostante, una catenella e altre 2 maglie alte, sempre sulla stessa maglia bassa sottostante, una e 2. Di nuovo lavoriamo l'altro lato lavorando maglia su maglia. L'ultima la facciamo come sempre a rilievo, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo ad agganciarci in questo punto, prendiamo tutto insieme, tiriamo fuori il filo e facciamo una prima maglia alta, filo sull'uncinetto, una seconda maglia alta, sempre unendo tutto insieme, e una terza maglia alta unendo sempre tutto insieme, 2 catenelle e ripetiamo il procedimento che già abbiamo visto. Ci vediamo alla fine per vedere il risultato finale e per salutarci. Ecco qui, la nostra mattonella è conclusa, o quasi, nel senso che io stessa mi stavo dimenticando dell'ultima fondamentale lavorazione, che è proprio quella di far comparire in rilievo questa parte centrale. E ora, come vi dicevo, prima di passare a questa lavorazione, come vi dicevo, io ho aggiunto un giro. Non ho fatto né più né meno di ciò che abbiamo fatto con quest'ultimo, quindi le stesse identiche lavorazioni. Ho lavorato 4 punti separati da una catenella nell'angolo e poi ho lavorato maglia su maglia, ricordando sempre di fare il rilievo sulla prima e sull'ultima. Non ho fatto niente di più, niente di meno di questo, e ho lavorato nello spazietto di queste 2 catenelle, ho lavorato 2 maglie, eccole qua. Non ho fatto niente di particolare. Ecco, se voleste fare anche questo ultimo giro aggiuntivo, questo è quello che io ho fatto, ma è stata una mia aggiunta personale.
per fare la borsa appunto che avete visto. Ora per portare in rilievo questi puff che abbiamo fatto centrali, ci servono questi fili lunghi che ci siamo lasciati prima, alla fine, prima quando abbiamo fatto il carciofino, come lo chiamo io, e vi avevo consigliato di lasciare dei fili lunghi, quindi prendiamo il nostro ago e dobbiamo far passare entrambi i fili di lavorazione. Eccoli qua, perfetto. Ce li portiamo verso il davanti, facciamo sbucare. Ok, adesso siamo sbucati qui, io non volevo questo punto, non volevo questo, quindi mi sposto, eccomi qua. Perfetto, ora molto semplicemente tiriamo fuori il puff in questo modo, cercando di far venire fuori proprio i punti che ci sono alla base e passiamo l'ago in mezzo, sbucando fuori direttamente nel prossimo puff. Eccolo qua, vedete? Sbuchiamo fuori direttamente in quello successivo. Lo tiriamo fuori, spingendolo un po' da sotto, tirandolo un pochino così da sopra, facendo attenzione a non rovinarlo. Entriamo con l'ago in questo modo. Questo è un sistema che ho trovato io e usciamo nel prossimo. È un sistema che ho trovato io perché in realtà la mattonella originale non prevedeva questo tipo di lavorazione, ma sì, i puff non stavano in rilievo, cioè se ne tornavano sotto e invece facendo questa operazione così di passare col lago attraverso, ovviamente non si nascondono più. Quindi passiamo dall'altra parte dove c'è l'altro puff, qua in questo modo, lo tiriamo fuori, ci passiamo praticamente in mezzo, ci spostiamo nell'altro e facciamo così fino insomma ad averli fatti tutti e 8. Ecco, loro da lì poi non si sposteranno più, non torneranno, non si nascondono più, ecco, e rimangono belli cicciottini come piacciono a me. Ok, anche qui passo dall'altra parte. Non è proprio un lavoro così immediato, forse non è neanche proprio il più adatto, questo non lo so, è una cosa che ho proprio inventato io, quindi magari voi avete dei sistemi migliori, anzi se ce li avete io sono ben felice di imparare cose nuove da chi è più bravo e più esperto di me. Ecco qua. Una volta concluso tutto il giro andiamo a fissare ovviamente il filo sul retro, lo fissiamo bene esattamente come abbiamo fatto per tutti i fili di lavorazione fino ad ora. Ecco, a questo punto, se avete fissato bene tutti i fili, non vi ritrovate con niente da fare, cioè vi ritrovate che avete veramente, ma veramente finito, perché la mattonella, eccola qui, è bellissima, obiettivamente è bellissima, e basta, io per oggi ho finito. Spero di avervi dato quantomeno uno spunto piacevole per i vostri progetti. Se avete delle domande sono a vostra completa disposizione, se avete dei consigli da darmi sono ben felice di accettarli e a presto con il prossimo tutorial.